In questo video vi mostrerò come invecchiare della carta e realizzare un paesaggio originale a tecnica mista. La carta l'ho invecchiata con del tè, oppure potete prendere anche del caffè, o altrimenti potete usare anche dei colori acrilici. Poi ho preparato il disegno seguendo delle linee angolari del punto di fuga, perché la casa è costruita in questo paesaggio del Settecento. Tutta questa serie di case su questa roccia sono costruite con una prospettiva angolare. Ho marcato prima il disegno con un pennarellino indelebile e poi, usando gli acquerelli, ho iniziato a chiaroscurare. Considerate che il tono medio della carta, quello che io uso, è il tono, diciamo, centrale. Poi lavorerò scurendo oppure schiarendo quel tono medio che già io ho presente nella mia carta, in base a come l'ho scurita, come l'ho invecchiata. Si può invecchiare anche mettendola in forno, deve essere una carta abbastanza spessa o carta anche da acquerello, come preferite. Poi sono intervenuta con una tempera o con l'acrilico, potete usare un pennarellino acrilico o anche proprio l'acrilico steso con un pennello molto diluito inizialmente, e poi anche qui andrò sempre ad intensificare. Considerate che i bianchi sono quelli che danno il punto luce in un dipinto, che posso decidere di usarli più o meno diluiti a seconda dell'intensità di luce che io desidero dare. Poi ripasso nuovamente con un pennarellino indelebile, oppure potete farlo anche a china se preferite, o altrimenti si possono usare anche le matite acquerellabili che possono essere date semplicemente applicate e poi bagnate con un pennellino ed acqua, o altrimenti passate su una tavolozza, una palette, e poi usate come quando la matita si sfarina, usata come un acquerello. Sto rifinendo ora nei dettagli il tutto, cercando appunto di far evidenziare sempre più il disegno, e il chiaroscuro è quello che mi darà il volume di tutta questa architettura, di questo paesaggio, diciamo, col lago. A questo punto posso terminare aggiungendo anche delle barche con dei punti luce, sono praticamente delle vele in lontananza, e dei riflessi anche sull'acqua. Vi ringrazio di avermi seguita, vi aspetto alla prossima pillola di tecniche artistiche che vi consentirà di apprendere tecniche molto originali.